Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono in 215, benvenuti in Amnesia. Sì, sto per giocare ad Amnesia, non ho mai visto, premessa, questa serie ci accompagnerà per un po' e non ho mai visto, mai visto nemmeno un cazzo di video, non ho mai visto PewDiePie che gioca Amnesia, non ho mai visto quella merda di FabiJ che gioca Amnesia, no, non ho visto nessuno giocarci. Ma se ho visto uno o due video di YouTube, ma ragazzi, siamo qui su Amnesia. Devo abbassare il volume perché sennò non mi sentite. Solo mettiamo a 5. Non è che cambia molto però. Dai, mi sforzo di parlare un po' più forte. Ragazzi, ecco qua, è un gioco horror che sinceramente so che ha fatto terrorizzare un casino di persone, però io ho voluto iniziare a giocare perché minchia, fa così tanta paura, voglio sapere, fa così tanta paura. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. Sì, ma perché sembra che si drogato? I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. I must stop him. Focus. Sì, ma sta avendo un attacco. Daniel. I am Daniel. Ok, ma perché sembri aver... non sei un po' troppo giovane per l'LSD? Ma inizia con un jumpscare. No, vedo un cazzo. Ah, ok, ma perché lagga la visuale così? Ma magari è un sogno da mettere a laggare. Ehi. Mi alzo, mi sono alzato. Ma perché va così a scatti? Ok, allora l'ho messo. Proprio così. Ci sono più scatole dell'esca. Cosa devo fare? Prima è stato aggiunto al diario, vediamo un po'. Segui la traccia liquida e trovare la sorgente. Ok. Come si fa a prendere gli oggetti? Ciao. Hi, my name is Thomas Grip, and I'm one of the co-founders of Frictional Games. I worked with engine code, gameplay code, design, and many other things. Va bene, ok. The name of this level is Rainy Hall, and it's supposed to be a combination of atmosphere setter and tutorial for the player. Ah, ok. We wanted the player to start the game in a slow way so they could settle in and get used to how the game works. Ok. Amnesia is not a game with constant action happening all the time, and we wanted to have a constrained map where the player gets used to this. Okay. The only thing you need to do is to follow the track and get to the end of the level. Ah, okay. Also, following tracks is something that becomes very useful in later levels, so we try to teach players this from the start. Ah, ok, devo seguire le tracce. Ma perché mi abbasso sempre? Perché sto... Perché? Questo non fa paura. Le scatole contenenti l'esca e l'acerione sono state per accendere le candele e altre sorgenti di luce nell'ambiente. La qualità attuale delle scatole contenenti l'esca e l'acerione nell'inventario. Salute, va tutto bene. Sanità mentale, chiarissimo. Scatole contenenti l'esca e l'acerione, oddio. Ok, contieni tutte le... Racconto per... Ti prendo? Da dentro. Fa un culo all'alcol. Ok, ma non fa paura. No. Ah, devo aprirlo così. Voilà. Che cazzo. Una leva? Ok. Come si fa ad aprire? Ok. Stiamo ottenendo scatole con acciarini a go-go. Ok, ma sto sistema di aprire le porte non mi piace.
sono dei passi, non sono i miei. Perfetto. Sì, ma perché iniziare ad andare a scatti così? Ripeto, non sei un po' troppo giovane per l'LSD? Wanna i cosa sottomatte. Ok, di là non si può andare, mi sa. Che le tracce portano di là, quindi esploriamo queste parti. Cos'è quello? Oh, ciao. Vedi. Scatole con gli accendini. Ma non è che sei come Grave Manor, eh? No, eh? Che bella stanza. Attento, quando trovi al buio la tonalità aumentare e diminuisce lentamente. Accendi le luci dell'ambiente utilizzando le scatole da accendere all'esca. Ok. Un leggero mal di... ok, non posso andare nel buio. Perfetto. Hai paura del buio. Complimenti. Andiamo a Narnia! No, eh? Ci andremo la prossima volta. Scusa, una volta che diventi pazzo che succede? Questo qua già non sta bene. A bocca durava la fragranza di rosa. In bocca durava la fragranza di rosa, delizie turche. Poi non so proprio come al consolato di Costantinopoli. Qualcosa più random non la potevi mettere. Sala piovosa. Oddio, un altro tutorial. This is one of the first level that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we will reach in a bit. Amnesia started out with a pretty different design, and when we redesigned it, the maps did not fit. This caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level was supposed to follow, and the room lying there now was built much later. In fact, the first designs did not have Daniel waking up with an amnesia at all, and it was actually added later. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we redesigned things, we found the waking up with amnesia thingy, although a bit cliché, much more fitting. Ma che cazzo? Dice che c'ha un leggero mal di testa, ma questo veramente si è drogato. Poi dice che io ho un'amnesia, non ricordo il passato. Ok, là c'è la coda, quindi andiamo di qua. Niente. Altri due tutorial. Hi there, my name is Gioco. You must be a Sì, ma se c'è il vento io come cazzo faccio a sentire? Ok. Hi there, my name is Luis Rodero. Ciao Luis, I must be Rodero. a tool programmer, level scripter at times, and perhaps the main reason why the rest of the core team at Fictional Games is pretty much forced to speak English at our internal meeting. Ecco, non As I sai am the parlare only inglese, non-Swede perfetto. here. Now, what a Spaniard is doing with a bunch of Swedish guys is a whole different story we will be discussing today. By the way, I will be talking mostly about tools and scripting. Hope you like. Raccolta la lanterna, perfetto. The editors themselves went through a lot of design changes during the development. Wow. Not that many in visual appeal as in internal stuff, like data structures and handling. This happened mostly because at the beginning we only knew the basic stuff that needed to be in them, and as they grew in features and functionality, they started to kind of fall apart, mostly due to my big lack of previous experience in projects like this. Right now, aloud, what the hell still sounds in my head when I look at some parts of the code, but I am still proud of them. They can also get a bit buggy at times, but hopefully this won't happen again in the future. And I already got some nice ideas for the next iteration of the tool. Ok, ma tu non è un record che tu continui a parlare, ok, ti metterò più quelle cose. Guardate, ho un baule, eh? Non ho paura di usarlo. Yeah! Su Narnia!
non è che devo... Ok, no. Oh, tieni, scopa. Apriti. No, tu hai dato le palle. Ah, getting the story going. Oh, perfetto. Hello everyone, my name is Mikael, and I'm the writer for Amnesia, The Dark Descent. I think we can all feel the story kick-starting as we finish the letter from Daniel. The game itself is just filled with confusion, and I think we're really doing the player a service keeping it simple in the beginning. Basically try to take your revenge on Alexander. That is the premise of the game. You don't really need to dive any deeper than that, but hoping that the player will care about the story, they have the entire game in front of them to decide if they think killing Alexander is justified or not. Devo mangiare Alexander, io non manco ho capito che cazzo è 19th of io. August, 1839. Ok. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Ah, quindi avevi Try to scelto find di fare comfort la and mia strength storia. in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. Sì, ma io non ho un'arma. One last thing. No, His shadow is following you. Perfetto. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Ok. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Ok, Daniel. Ah, l'olio questo è per la candela. Ok. E qua. La 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 la. Qua inevitabilmente. Qua c'è un'altra cosa? Ah no, lo stesso. Ok, c'è qualcosa che non mi è chiaro. Dove bisogna andare adesso? Devi seguire le tracce, ok. Le ho seguite. E mo'?
qui ragazzi, dopo aver perso tipo mezz'ora della mia esistenza a fare avanti e dietro come il coglione, ragazzi, vi voglio far vedere che cosa ho fatto, perché sono andato a prendere ogni singola cassa, ho tentato di fare una scala che poi vabbè è crollata per andare là sopra, ma non mi ero accorto, e ripeto non mi ero accorto, che qua avanti stava una leva e ho perso mezz'ora della mia esistenza. Potete andare giù. Porco giura, oh. Che mi sa che mi servirebbe la lampada F per usare la lampada, ok. Perfetto. La porta sbattuta di lui sapeva che non avrebbe più rivisto il vecchio sarto di Berkeley Square. Un'altra anima solitaria a Londra sembrava appropriata in qualche modo. Ok. Siamo di nuovo qui. Vabbè, diciamo che per il primo episodio è tutto. No, aspettate. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Oddio. Perfetto, dopo anche questa cosa direi che da Indy 115 ciao a tutti.